A nord vivono i popoli Amara e Tigrini, semiti e cristiani, mentre il sud è abitato dagli Oromo, di fede islamica, etnia che da sempre si dedica alla coltivazione e alla raccolta del caffè. La loro terra è l'Oromia, una regione di 600.000 km², ricca di montagne che sfiorano i 4.000 metri. Per gli Oromo la preparazione dei chicchi essiccati di caffè verde, tostati con burro e sale, rappresenta una valida carica di energia, un tempo usata per prendere forza prima degli scontri tribali, ma anche una sorta di cerimonia rituale che simboleggia l'unione sessuale e la fecondità. Caffè sempre aiuta. Il caffè aiuta sempre, è un dono di Dio. Il grano per mangiare, il caffè per bere. Dalle foglie alla bacca, tutta la pianta si offre all'uomo. Il signor Ogasedeh è uno dei principali esportatori di caffè d'Etiopia, nonché proprietario di immense piantagioni. Nella sua azienda sono impiegate decine e decine di persone che utilizzano tecniche di lavorazione ancestrali. Dalla raccolta alla selezione, passando per l'essiccatura, tutto viene fatto rispettando la tradizione. I sacchi del prezioso carico giungono a destinazione nei mercati. Si avviano frenetiche contrattazioni. I clienti odorano la merce nella speranza di trovare la qualità desiderata. Il consumo più antico delle parti commestibili della coffea arabica, delle sue foglie o dei chicchi, con o senza la buccia, è riferito all'area di Kaffa. Qui la pianta del caffè cresce ancora spontaneamente, al punto che gli etnobotanici ritengono che la stessa denominazione, caffè, derivi dal nome della regione. In Etiopia sono molte le bevande ricavate dalla pianta del caffè. Le foglie più giovani e tenere vengono tostate per ricavare il kuti, mentre le bucce della bacca sono utilizzate nella zona di Harar per produrre un infuso energetico, l'oia. La città di Harar diviene luogo sacro del caffè tra il 1600 ed il 1700, quando si diffondono gli scambi commerciali con lo Yemen. Ancora oggi, nel colorato mercato locale, spezie e chicchi tostati sono al centro di animate contrattazioni. Ed è fiorente il commercio di tutti gli utensili necessari per il consumo della sacra bevanda. Anche se nei bar di Addis Abeba il caffè viene servito sotto forma di espresso, tradizione diffusa dagli italiani durante l'occupazione coloniale, la cerimonia della buna rimane uno dei rituali più importanti nella vita sociale delle famiglie. Consumare un caffè in casa vuol dire partecipare ad un rituale antico che può arrivare a coinvolgere un intero villaggio. Nel salotto buono di casa, 2 bracieri vengono poggiati sul pavimento cosparso di fiori, in segno di benvenuto. Sul primo, la donna più giovane inizia a predisporre la tostatura del caffè verde, mentre nell'altro metterà grani di incenso o di mirra. I movimenti sono seguiti in rispettoso silenzio, proprio come quando si assiste ad un evento religioso. Inebriati dal profumo, si possono gustare i semi arrostiti, i popcorn cosparsi di zucchero o il dabokolo, pezzetti di pane fritto e zuccherato che la padrona di casa offre nella lunga attesa. Dopo la tostatura, la donna si occupa della macinatura col pestello, mentre l'acqua bolle lentamente sulle braci. A questo punto, la giovane che presiede alla cerimonia versa l'acqua nella jebena, la caratteristica caffettiera etiopica di argilla nera, e aggiunge il caffè ormai ridotto in finissima polvere. Col passare degli anni la jebena migliora la qualità del caffè prodotto e per questo gli esemplari più vecchi vengono utilizzati per la buna. La prima degustazione, chiamata abol, è la più forte per via della concentrazione di caffè.
La seconda tazzina viene chiamata ulutegna, mentre la terza bereca. Ed è la più importante, poiché è accompagnata dalla benedizione di tutti i presenti nella casa. Non lontano, un'altra donna del villaggio spande i fiori nel cortile, segno che un nuovo rito della Buna sta per avere inizio.